Ciao miau, come va? Sono tornata in versione voiceover. Nel video di oggi vi farò vedere come mi sono truccata per il mio cosplay della mia adorata Nezuko di Demon Slayer. Mi piace troppo e non vedevo l'ora di farci cosplay. Ma adesso bando alle ciance e let's go! Iniziamo dalle lenti a contatto. Le lenti che indosserò oggi mi sono state spedite dal sito Honeycolor. Le lenti in questione si chiamano Pink Mountain e sono davvero fotoniche. All'inizio avevo quasi paura. Il colore è di un rosa molto intenso, perfetto per Nezuko, ma non so se le userò per altri personaggi perché sono davvero pazze. Ammetto che non vedevo benissimo intorno, ma dopo un po' mi sono abituata e le ho trovate davvero comode. Vi lascio in descrizione il link e il codice sconto che potete usare sul sito di Honeycolor. Iniziamo col trucco! Parto col fondotinta, non so perché, dato che di solito inizio dal correttore. Uso questo di Neve Cosmetics e lo stendo con un pennello. Mi sta piacendo un sacco e non ci credo che finalmente sono riuscita a comprare un fondotinta online della mia carnagione. Come correttore ho usato questo qua e ne ho messo pochissimo, giusto in questi punti, per stenderlo poi con una spugnettina. Fisso il tutto con questa cipria della Kiko. La uso anche tutti i giorni e ancora mi chiedo come non sia ancora finita. Alexa, vai avanti. Dicevo, vabbè, avete capito, mi piace molto questa cipria. Passiamo al blush. Ne uso pochissimo perché mi sono detta, non credo che i demoni abbiano le guanciotte rosse che faccio di solito. E voilà. L'highlighter però volevo metterne un pochino. Ho usato questo dalla palette di Astra e l'ho applicato con un dito per regolarmi meglio e non esagerare troppo. E con la base abbiamo finito. Ora si passa agli occhi. Inizio con questo primer per gli occhi di Wycon. Ne applico un pochino direttamente col beccuccio del prodotto e lo stendo con un pennello. Mi ci trovo molto bene perché ha anche un bel colore come base. Qui la lente si è mossa da sola e mi sono presa un accidenti. Finalmente si passa agli ombretti. Ho usato la mia adorata Sweet Peach della Too Faced. Che buon odore! Prelevo un po' del colore Summer Yum con un pennello cicciotto e lo applico verso l'angolo esterno e nella piega dell'occhio, picchiettando un po'. Ne applico poco alla volta, e sì, lo so che così fa schifo, ma è bastato sfumare il tutto con un pennello morbido per renderlo più presentabile. Riprendo il colore Summer Yum, ma stavolta con un pennellino più piatto e lo applico sulla rima inferiore, anche qui verso l'esterno dell'occhio. Con un altro pennello adesso prendo un po' di White Peach e lo applico sia sulla palpebra che sull'angolo interno. Non soddisfatta ho aggiunto anche un po' di Nectar, sempre con lo stesso pennello di prima, ma stavolta su tutta la palpebra. Non l'ho applicato benissimo, quindi dopo ho cercato di sfumarlo un po' col dito per aggiustare la situazione. Riprendo Nectar con la punta dello stesso pennello e lo applico nella rima inferiore dell'occhio. Questa è una cosa tipica del trucco giapponese, che può non piacere a tutti perché tende a mettere in risalto le borse degli occhi. A me però piace e lo uso spesso per personaggi carini. Sempre con Nectar ne applico un po' sulla palpebra fissa, qui in alto insomma, come se fosse un highlighter. E con gli occhi ci siamo quasi. È arrivato il momento che più temevo di tutti, l'eyeliner! Mi sono promessa di fare una linea sottilissima, ma come molti di voi sapranno, non sono bravissima ad usare l'eyeliner. È stata davvero dura, soprattutto perché questo applicatore è diverso da quelli a penna che uso di solito. Alla fine però ce l'ho fatta! Ed è anche uscito decente! Adesso cercherò di ricreare questa puntina di ciglia che ha Nezuko, che trovo adorabile e che la caratterizza molto. Da questo paio di ciglia finte prese da AliExpress ho tagliato solo il ciuffetto più lungo, separandolo da tutto il resto. Le ho applicate mettendo un goccio di colla per ciglia finte e con molta attenzione, sperando che alla fine risultino simmetrici. Queste sono le uniche ciglia finte che indosserò oggi. Per il resto delle ciglia ho deciso di mettere questo mascara di Neve Cosmetics. Ne avevo sentito parlare molto bene ed ero curiosissima di provarlo. Ammetto che mi piace davvero tanto. Ne ho messo un pochino anche sotto. Mi stavo per dimenticare delle sopracciglia. Le ho riempite un po' con questa matita nera, cercando di non farle diventare troppo spesse, giusto per farle diventare dello stesso colore della parrucca. Dato che volevo fare dei video delle foto col bambù in bocca, sulle labbra ho deciso di mettere questo rossetto a lunga durata. Si asciuga subito e vi giuro che non si muove di là. Questo era l'ultimo passaggio, col trucco abbiamo finito. Ed eccomi qua! Finalmente sono Nezuko-chan!
Sono davvero contenta del risultato finale, voi che ne dite? Mi piace di come alla fine siano uscite queste piccole ciglia al lato degli occhi. Avrei potuto ricrearle con l'eyeliner, ma non mi dispiace neanche questa versione un po' alternativa. Spero che questo trucco vi sia stato utile, magari anche per altri personaggi, e che vi abbia intrattenuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciarmi un mi piace e di commentare dicendo la vostra. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao miao!